Tuo figlio o tua figlia si è lanciato per terra, ha cominciato a sbattere i piedi, a prendere a testate il pavimento, a urlare, a lanciare oggetti, è visibilmente e terribilmente incazzato e questo spesso a noi genitori provoca un profondo disagio, aggancia la nostra rabbia e l'unica cosa che abbiamo voglia di fare in quel momento è fermarli. Cominciamo anche noi a urlare, a strattonarli, a minacciarli, li mettiamo in castigo. Peccato che quello che i bambini stanno facendo in quel momento è assolutamente sano e fisiologico. In questi giorni in cui siamo a stretto contatto con loro, in questa convivenza forzata 24 ore su 24, abbiamo una grandissima occasione. Nessuno ci guarda, nessuno ci giudica e quindi possiamo provare un approccio diverso nei loro confronti quando si arrabbiano. L'approccio è fermati, respira, osserva, stagli accanto, mettilo ovviamente in sicurezza, ma non cercare di fermarlo e osserva veramente il processo. La rabbia è un'emozione esplosiva, quindi entra dentro di noi, ha un picco ormonale e poi piano piano scende. Se hai la forza e la capacità, e ti prego di usare queste giornate proprio per allenarti alla calma e all'assertività, vedrai che un bambino che ha la possibilità di sfogare le sue emozioni forti si calma molto prima se intorno a lui viene accettato per quello che è, vengono accettati i suoi comportamenti per quello che sono. I bambini sanno quello che fanno, lo sanno profondamente, sono profondamente connessi col loro essere biologico. Quindi impara da loro, impara a stargli accanto in quei momenti senza giudicarli, senza criticarli e soprattutto senza farti agganciare dalla loro stessa rabbia. Nessuno ti guarda significa che hai la possibilità di non farti condizionare dagli sguardi esterni, dai pensieri anche tuoi interiori. Cosa significa? Noi abbiamo un giudice interiore che ha la voce dei nostri genitori, dei nostri insegnanti, dei nostri nonni e non dovrebbe fare così. Ah, ai miei tempi si faceva in un modo diverso, vedrai prima o poi ti metterai i piedi in testa, ti sta già mettendo i piedi in testa. Sono tutte queste frasi, queste parole, questi giudizi, queste profezie che spesso ci impediscono di stare accanto ai nostri figli in un modo diverso, in un modo che noi avremmo voluto sentire quando eravamo bambini. Quindi se vogliamo diventare i genitori che avremmo voluto avere da bambini, possiamo utilizzare queste giornate per sperimentare un approccio più assertivo, più calmo, più di ascolto e soprattutto meno vincolato dal giudizio e dal condizionamento esterno. Stiamo saldi, stiamo in casa, ma stiamoci bene.